Identificare manufatti antichi è un'abilità acquisita e per acquisirla devi passare attraverso anni di studio e poi ancora più anni di formazione sul campo. Anche allora, però, ti troverai spesso ad affrontare difficoltà nel tentativo di identificare le cose che stai osservando. Semplicemente non c'è una buona spiegazione razionale per alcune delle cose che vedrai in questo video, ma cercheremo comunque di fornirtene una. Oggigiorno, se vuoi realizzare un mappamondo o una mappa del mondo, tutto quello che devi fare è consultare immagini scattate dallo spazio o immagini scattate da aerei o droni se vuoi includere dettagli più fini. Centinaia di anni fa ciò non era possibile e così l'aspetto del mondo su un globo poteva differire drasticamente dall'aspetto del mondo su un altro. Con questo in mente, pensiamo che questo potrebbe essere uno dei primi globi in assoluto del Nuovo Mondo, con cui intendiamo una mappa del mondo creata dopo la scoperta del continente americano. Questo lo rende un manufatto molto speciale, ma ci sono due ulteriori punti che lo rendono ancora più affascinante. Il primo è che non abbiamo idea di chi lo abbia creato. Il secondo è che è stato accuratamente inciso sul guscio di un uovo di struzzo. Come accadeva con molte mappe del mondo dell'epoca, mostri sono stati disegnati nel mare, forse basati sulle storie fantasiose di marinai di ritorno da lunghi viaggi. Ci sono persino alcune voci, secondo cui il globo fu realizzato nell'officina del maestro italiano Leonardo da Vinci durante i primi anni del 1500, sebbene senza alcuna prova a sostegno non possiamo confermare quella storia. Parleremo di mummie, ma non del tipo egiziano a cui probabilmente stai pensando. Invece, diamo un'occhiata ad alcune mummie nordamericane. Questi resti umani, incredibilmente ben conservati, provengono da Nuuk in Groenlandia e sono conosciuti come le mummie di Kilikistok. Sono un po' inquietanti da guardare e immaginiamo che debbano essere state ancora più inquietanti per i fratelli che le trovarono quando andarono a caccia di galli cedroni per la giornata nel 1972. Si pensa che i fratelli siano state le prime persone in anni ad entrare nell'insediamento Inuit abbandonato di Kilikistok ed è lì che trovarono gli 8 corpi umani sepolti sotto un mucchio di pietre. È altamente improbabile che chi li seppellì intendesse mummificarli. È successo semplicemente in automatico a causa del clima ghiacciato della Groenlandia. Esperti furono convocati in fretta sul posto, dove confermarono che i fratelli avevano trovato i resti di 6 donne adulte più 2 bambini, tutti periti insieme intorno all'anno 1475. Tutti erano coperti di tatuaggi che coprivano persino i loro volti. La ragione della loro morte è sconosciuta, ma in modo alquanto raccapricciante sembra che il bambino più piccolo possa essere stato sepolto vivo. Puoi trovare ogni sorta di cose strane nel deserto. A tal proposito, incontra Ada, lo scheletro alto 6 pollici dal deserto di Atacama che alcune persone credono sia il corpo di un piccolo alieno. Per renderlo ancora più inquietante, lo scheletro è stato trovato nel sagrato di una città deserta chiamata Lano Raya. I test sullo scheletro hanno rivelato che ha meno di 100 anni, ma finora non siamo stati in grado di dire in modo conclusivo chi o da dove provenisse. Gli scienziati in cerca di una spiegazione razionale hanno cercato di liquidarlo come un feto umano non vitale, ma ciò non spiegherebbe lo strano cranio del corpo. Un'altra teoria è che sia il corpo di un essere umano che soffriva di nanismo cronico, ma l'essere umano vivente più piccolo mai registrato era 4 volte più grande di questo. I ricercatori della Stanford University hanno avuto 6 interi mesi per studiare il corpo nel 2003, ma anche dopo tutto quel tempo non sono riusciti a trovare una spiegazione soddisfacente per la sua esistenza. Non è sicuramente una bufala, ma potremmo non sapere mai a quale specie o razza appartenesse la piccola Ada. Durante l'apice della guerra del Vietnam, 2 inestimabili manufatti antichi in arenaria furono rubati dalla Thailandia e portati negli Stati Uniti d'America. Nel maggio 2021 i manufatti tornarono finalmente a casa. I blocchi di arenaria splendidamente scolpiti sono conosciuti come architravi e un tempo sarebbero stati usati come travi di supporto per i templi. Le immagini sulle loro superfici includono rappresentazioni degli dei indù, Yama e Indra. È sempre un compito difficile per gli scienziati fornire una data per un manufatto in pietra,
ma nel caso di questi architravi si ritiene probabile che siano stati creati tra la fine del X o l'inizio dell'XI secolo. Secondo gli esperti in Thailandia, gli architravi sono particolarmente preziosi perché dimostrano l'influenza che l'antico regno Khmer ebbe sulle regioni circostanti. I templi che utilizzavano architravi come questi erano quasi esclusivamente cambogiani, sia nel design che nell'ispirazione. I manufatti furono presi da mani sconosciute nel 1958, ma le autorità in Thailandia non sono interessate a scoprire chi li abbia rubati, sono solo felici di averli indietro. La nostra prossima scoperta è stata fatta a Porto Rico e potrebbe rappresentare la prima prova di una civiltà precedentemente sconosciuta. La scoperta è un insieme di 800 manufatti in pietra finemente intagliati, ognuno dei quali è stato realizzato circa 600 anni fa. Furono trovati per la prima volta dagli archeologi nel XIX secolo, ma non furono studiati correttamente fino al 2019. Si pensava un tempo che le statuette fossero una bufala, ma l'analisi scientifica ha confermato che le incisioni furono create durante il XIV o il XV secolo. Al microscopio è possibile determinare che le statuette erano un tempo coperte di pittura dorata e rossa. Nessun manufatto come questo è mai stato trovato in questa regione delle Americhe prima d'ora. Alcune delle marcature sulle loro superfici sono state interpretate come una forma di scrittura, ma questa è un'interpretazione controversa che richiederà più prove prima di poter essere dimostrata. Nessun sistema di scrittura precolombiano, conosciuto come questo, esiste altrove. Le marcature non assomigliano a nessun tipo di marcatura nota per essere stata usata dai Maya o dagli Aztechi, quindi gli scienziati non hanno idea a chi attribuire la loro creazione. La leggenda vuole che le statuette siano state trovate da un monaco portoricano chiamato José María Nazario, ma non c'è alcuna prova che sia mai esistito. Gli storici spesso presumono che gli antichi romani tenessero schiavi durante la loro occupazione della Gran Bretagna, ma prove dirette di ciò sono sempre state difficili da trovare. Questo è cambiato nell'aprile 2021, quando una scoperta sorprendente è stata fatta a Great Casterton, Rutland, da costruttori che lavoravano a un'estensione di casa. Immagina quanto devono essere rimasti scioccati quando si sono imbattuti nello scheletro incatenato di un uomo sepolto in profondità sotto la casa. Lo sfortunato individuo fu sepolto in un fosso con ceppi di ferro attaccati alle caviglie. È l'unico esempio noto di epoca romana di qualcuno sepolto in questo modo. Gli archeologi sono stati in grado di utilizzare la datazione al radiocarbonio per dimostrare che fu sepolto tra il III e il IV secolo. Si pensa che i ceppi venissero solitamente rimossi dalle persone schiavizzate prima della sepoltura in modo da poter essere riutilizzati. Quindi quest'uomo deve aver fatto qualcosa di molto insolito per giustificare di essere sepolto con i suoi. Forse è una punizione simbolica per qualcosa che ha fatto nella sua vita, volta a garantire che rimanesse incatenato nell'aldilà. D'altra parte, forse non è quello che sembra. Alcuni antichi manoscritti romani affermavano che i morti venivano talvolta incatenati per assicurarsi che non risorgessero per tormentare i vivi, quindi è possibile che questa sia la prova di quella pratica, piuttosto che qualcosa a che fare con la schiavitù. La boxe esiste come sport da quasi quanto tempo gli umani camminano sulla Terra. Sembra che ci siano sempre stati atleti disposti a combattere l'uno contro l'altro per la supremazia e ci sono sempre state folle disposte a tifare per loro. I primi riferimenti che abbiamo alla boxe come sport risalgono a 3000 anni fa nell'antico Egitto, ma una recente scoperta in Northumbria, Inghilterra, ha dimostrato che anche gli antichi romani erano fan della dolce scienza. Trovati nel forte romano di Vindolanda della regione, questi due grumi coriacei sono guanti da boxe primitivi e hanno circa 1900 anni. Sebbene sappiamo che i romani amavano la boxe, questi sono gli unici due guanti sopravvissuti che siano mai stati trovati. Si pensa che diverse unità all'interno dell'esercito romano si sfidassero in incontri di boxe per il diritto di vantarsi e la supremazia, sebbene fosse anche noto che i loro amici si divertivano a scommettere sull'esito delle gare. Questo particolare paio era ben usurato e amato. Il loro proprietario li ha ritenuti abbastanza importanti da rammendarli, piuttosto che buttarli via. Gli archeologi sono abituati a trovare pali e vasi a forma di animale all'interno di antiche tombe cinesi,
ma questo vaso a forma di cigno è arrivato con un enigma che gli esperti devono ancora risolvere. Il vaso, precedentemente indisturbato, contiene un liquido di 2000 anni e attualmente non abbiamo idea di cosa sia il fluido. La scoperta è avvenuta quasi per caso. È successo quando i lavoratori edili a Sanmenxia, nella provincia di Henan, si sono imbattuti in una tomba precedentemente sconosciuta e hanno chiamato gli esperti per dare un'occhiata più da vicino. Insieme al vaso a cigno hanno anche trovato un elmo di bronzo, una spada di ferro e una spada cerimoniale di giada, quindi questo era probabilmente il luogo di riposo finale di un soldato o guerriero. Il vaso però è alquanto incongruo con il resto delle scoperte. È l'unico vaso di bronzo mai trovato in questa parte della Cina e questo, unito al fatto che contiene un liquido non identificabile, ha entusiasmato molto gli archeologi. Il fluido, di cui c'erano circa 3000 millilitri, è stato descritto come giallo-marrone e contenente impurità. Potrebbe essere qualsiasi cosa, dal vino antico al favoloso e a lungo ricercato elisir di lunga vita cinese. Kari Sokta, meglio conosciuta al mondo come la città bruciata, è uno degli insediamenti più antichi dell'Iran. È anche facilmente il più grande e certamente il più misterioso. La città bruciata è ora un sito patrimonio dell'UNESCO, ma anche le persone che le hanno conferito questo alto status non comprendono veramente la storia della città. Fu abbandonata improvvisamente per ragioni sconosciute poco meno di 4400 anni fa, con la sua gente che lasciò pochissimo per ricordarli. Gli archeologi hanno scavato a Kari Sokta per anni e nel dicembre 2021 hanno trovato una collezione di statuette che rappresentano umani e animali. La maggior parte delle statuette assomigliano a mucche, ma c'è qualcosa di strano nelle figure umane. Gli uomini sono sempre raffigurati in piedi e le donne sono sempre raffigurate sedute. Questo potrebbe suggerire che le donne fossero subordinate agli uomini in questa società, o potrebbe suggerire che le donne sedevano sul trono e gli uomini stavano in piedi per servirle. Semplicemente non sappiamo abbastanza sulla città bruciata per dirlo in un modo o nell'altro. Solo circa il 4% della vecchia città è stato completamente scavato a partire dal 2022, quindi forse le risposte si trovano nel restante 96%. Molto tempo fa i residenti della Norvegia erano così dipendenti dal gioco d'azzardo che il re dovette renderlo illegale. Molti dei pezzi e delle tavole da gioco coinvolti in questi giochi furono distrutti all'epoca, ma alcuni furono trovati nel parco medievale di Oslo nel marzo 2022. Lì gli archeologi hanno trovato una tavola da gioco in legno, 3 pezzi di steatite di un gioco sconosciuto e quello che sembra essere un pezzo degli scacchi. È impossibile essere certi di che tipo di gioco potesse essere stato giocato con questi pezzi, ma alcuni esperti hanno ipotizzato che potesse essere stata una versione medievale precoce del backgammon. L'intaglio era un'abilità comune nella Norvegia dell'epoca, quindi i pezzi avrebbero potuto essere realizzati da chiunque, ricco o povero, vecchio o giovane. Le persone giocavano a questi giochi e ci scommettevano bevendo birra, e il disordine sociale causato da tutto questo bere e giocare d'azzardo spinse il re Magnus Lagerböts a vietare tutti i giochi d'azzardo a Oslo nel 1276. Gli scienziati pensano che il gioco all'epoca fosse così diffuso che i giocatori avrebbero potuto persino essere dipendenti dal colpo di dopamina che derivava dalla vittoria, motivo per cui questi manufatti sono stati descritti dalla stampa come i pezzi da gioco dei tossicodipendenti norvegesi. È ovvio che il pozzo di Santa Cristina a Polilitano, Italia, fosse un sito enormemente importante per le persone che lo costruirono. Semplicemente non sappiamo perché fosse così importante. È troppo decorativo ed elaborato per essere stato un semplice pozzo, ma non riusciamo a capire quali altri scopi potesse avere avuto. Non conosciamo nemmeno il suo vero nome. Lo chiamiamo Pozzo di Santa Cristina, solo a causa della chiesa vicina, ma il pozzo fu costruito molto tempo prima, ha circa 3200 anni ed è stato molto probabilmente realizzato dalla civiltà nuragica, che un tempo chiamava la Sardegna la propria terra. Sfortunatamente, il popolo nuragico non aveva una lingua scritta, quindi comprendere i loro antichi monumenti è un po' difficile. Il pozzo è circondato da edifici che potrebbero essere stati abitazioni, con un punto d'incontro centrale, ma non possiamo saperlo con certezza.
Il fondo del pozzo è accessibile tramite una scalinata in pietra splendidamente costruita e c'è uno spazio in fondo che potrebbe essere stato un luogo per condurre rituali, ma non possiamo dirlo con certezza neanche questo. È un enigma, ma è un enigma molto bello. Perché così tante culture in tutto il mondo, incluse alcune che esistono ancora oggi, credevano nell'esistenza di persone lucertola onnipotenti? Le più antiche rappresentazioni conosciute di queste lucertole umanoidi provengono da Tel al-Ubaid in Iraq, dove gli archeologi hanno portato alla luce una collezione di sculture di lucertole di 7000 anni all'inizio del XX secolo. La nostra difficoltà a comprenderne il significato è legata alla nostra mancanza di conoscenza sulla cultura Ubaid. Sappiamo che emersero in Mesopotamia circa 8000 anni fa, ma come per i Sumeri non abbiamo idea da dove provenissero. Tuttavia, sappiamo che crearono grandi villaggi di case di mattoni di fango e mostrarono abilità agricole e architettoniche che andavano ben oltre gli standard del loro tempo. Le statuette di lucertole che crearono appaiono tutte estremamente muscolose o con spalle imbottite. Spesso portano scettri, forse a indicare uno status reale. I serpenti erano spesso usati per rappresentare gli dei in molte culture antiche, ma qual era l'origine di questa credenza? Non sorprende che così tante persone pensino che la Terra sia stata visitata da alieni con la testa di lucertola in un lontano passato. Iscriviti ora e attiva la campanella per non perderti nulla. Scoperte affascinanti ti aspettano in ogni video. Grazie per il tuo supporto. A presto!